Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Vi faccio un piccolo aggiornamento su una carta che vi ho presentato circa 2 mesi fa, che si chiama EtherFi, una carta non custodial direttamente collegata alla DeFi, che permette, è un po' particolare, che vi permette anche di avere prestiti in cripto, un vault con interessi, ma soprattutto anche di spendere direttamente stablecoin come ad esempio USDC. È da pochissimo anche EURC, quindi noi praticamente andiamo a spendere nella stablecoin direttamente collegata all'euro. Questo è molto più facile e abbatte, perché siamo nella nostra stessa valuta, e abbatte dei costi di commissioni che prima potevano essere un pochino più alti, perché noi bonificavamo euro, venivano caricati in USDC e quando andavamo a fare la spesa con la carta veniva addebitata una commissione di cambio dollaro-euro. In questo caso noi andiamo a bonificare tramite il nostro bonifico SEPA classico euro, vengono caricate USDC come prima, ma quando andiamo a spendere negli esercenti, ETFI riconosce che siamo nella zona euro e vengono applicate zero commissioni. Tra le altre cose, successivamente verranno poi accreditati direttamente in stablecoin euro appena finiranno questa sorta di fase beta, quindi in futuro. Ma non vi preoccupate perché anche se andate a pagare in USDC o in EURC direttamente, sono a zero commissioni di cambio. Tra le altre cose, nell'applicazione, volendo c'è anche la sezione converti, se volete convertire USDC direttamente in EURC lo potete fare tranquillamente. La carta è molto interessante perché ha un cashback che parte dal 3% a salire in base alla membership e a salire in base a delle promozioni che possono essere anche in modo temporaneo, come ad esempio adesso invitando magari degli amici, facendo un po' di pubblicità alla carta, si può ottenere un 10% per quanto riguarda il food. Fa delle promozioni temporanee interessanti. Comunque il minimo di cashback è dal 3%. Anzi no, è il 15% di cashback, non il 10%. Il bello di fare i video praticamente in diretta. Se non conoscete questa carta, vi invito ad andare sul mio canale YouTube, non nella barra di ricerca di YouTube, ma proprio sul mio canale. Andate a cliccare sulla lente, scrivete EtherFi, date invio e vi appaiono i due video che avevo caricato. Il primo video è proprio una recensione completa, ovviamente in questo caso vi parlo solo di dollari perché si poteva utilizzare solo dollari, la stessa cosa vale in questo momento con euro. Tra le altre cose è disponibile sia per dispositivi mobili con le applicazioni, sia per Android che per iOS. La carta viene elargita virtuale, ma poi si può richiedere anche fisica. Per seguire poi gli aggiornamenti potete andare anche sul profilo di X, dove ad oggi conta 198.000 follower. Allora, questa è la mia dashboard. Una volta che avete attivato l'account, oppure se avete già in questo momento un account attivo, per andare a selezionare euro dovete andare su Set Spend Priority e qua avete tutte le valute disponibili che si possono utilizzare per la spesa USDC, USDT, EURC in questo caso. Il cashback viene trasferito sul vostro account in Ethereum wrappato. Non vi preoccupate perché o questo lo potete aggiungere allo staking, quindi avere degli interessi ancora sul cashback, oppure andando su Converti potete andare a convertire i VET di cashback direttamente anche in EURC e renderlo spendibile con la vostra carta. Qua potete vedere le mie transazioni, qua ho avuto un cashback totale di 22,94 $, qua sono un pochino tutte le transazioni delle ultime spese che ho fatto, le parti in verde sono il cashback. Tornando nella home page potete settare il tipo di spesa. Allora, Direct Pay vi permette di spendere direttamente dal vostro account, in questo caso euro. Se andate a selezionare il borrow mode, praticamente andate a richiedere un prestito, non spendete le vostre criptovalute direttamente, ma andate a spendere il prestito. Ovviamente il prestito che poi ha gli interessi che dovete andare a ripagare. Io utilizzo
il direct pay è quindi molto più immediato e molto più come siamo abituati a utilizzare una nostra carta tranquillamente. Tanto nel mentre, come vedete, ho caricato degli euro sopra il mio account per le spese di queste settimane. Ripeto, non vi preoccupate se bonificate vi viene caricato USDC, perché anche se andate poi a spendere direttamente USDC senza fare la conversione USDC EURC, avete 0 fee FX aggiuntive di cambio. Il bonifico SEPA con ricarica direttamente euro verrà abilitato, come detto, appena finisce questa sorta di fase beta di assestamento. Tutte le valute sono convertibili, ricevete USDC, potete convertirle in euro o viceversa. Per aggiungere appunto liquidità si va su Add Fund Cash oppure Crypto, a seconda di come volete caricare il vostro account. Se cliccate su Crypto potete andare a caricare tramite il vostro wallet oppure inviare da un exchange partner oppure il classico deposit address, mentre per caricare con cash si va a selezionare la valuta, in questo caso euro, SEPA transfer, qua avete le commissioni, dice da 1 a 5 giorni, nella maggior parte dei casi è quasi istantaneo, comunque potete fare anche il bonifico istantaneo. Cliccando vi escono tutti i dati per effettuare il bonifico. La cosa importante è nella causale dovete mettere il vostro identificativo. Potete anche andare a collegare un wallet esterno, cliccando su connetti si aprirà la possibilità di andare a collegare un wallet che avete attivato. Quindi carta interessante, un servizio DeFi integrato, anzi adesso vi faccio anche vedere la sezione vi permette di andare ad avere una piccola rendita su quello che andate a bloccare, se andate a mettere in liquidità tramite il Vault. Per quanto riguarda euro, troviamo già 389 mila dollari in valuta euro con un 3% di APY. Ovviamente siete su DeFi, quindi tutti i rischi della DeFi, rischio smart contract, rischio di controparte, ogni volta che si va a fare un qualcosa dove si ha dei rendimenti c'è sempre un minimo rischio, soprattutto se si va in DeFi, quindi eventualmente valutate il vostro rapporto rischio-rendimento per effettuare questa tipologia di investimento. Se non siete pratici di DeFi con non tanti guadagni perché sono sbattuti in faccia in percentuale, ma se non conoscete bene i rischi, vi direi prima vi informate bene come funzionano e eventualmente lasciate da parte la sezione earn. Quindi, ripeto, carta molto interessante, soprattutto perché si collega ai Vault, alla DeFi, c'è l'interesse, la possibilità di prestiti, adesso da pagare direttamente con la stablecoin EURC. Per quanto riguarda gli utilizzi di queste carte, almeno il consiglio che do sempre a me stesso di utilizzare un minimo importo delle spese magari imminenti senza fare all-in con grandi cifre, perché comunque non si sa mai, stiamo sempre dando comunque fondi a startup, progetti magari innovativi, molto validi, ma che comunque possono avere anche appunto dei rischi di controparte, quindi sempre meglio essere un pochino più prudenti rispetto ad essere più spavaldi, caricare 1000-2000 euro e poi magari se viene hackerato o qualcosa del genere e quindi si vanno a perdere. Tra le altre cose, quando si fa il bonifico in euro non viene caricato direttamente EURC, ma viene caricato USDC, non vi preoccupate perché a parte che potete fare la conversione USDC euro direttamente in convert, ma se lasciate anche USDC come valuta di spesa e andate a pagare in una zona euro, non viene addebitata alcuna commissione di cambio valuta. Infatti ve lo va poi anche a spiegare nelle domande frequenti. Euro acquisto 0% di tasso di cambio. Quando paghi a un commerciante che addebita in euro, EtherFi ora applica un ricarico di cambio 0, quindi 0%. Paghi il
vero tasso di conversione di mercato, senza commissioni extravaluta. Questo funziona sia che il tuo token di spesa è USDC oppure EURC. Quindi, se un commerciante chiede 100 euro, paghi il valore equivalente reale, nessuna commissione FX nascosta. Quindi molto interessante anche questa cosa. Questo fatto ve l'ho ricordato più volte durante il video perché sapevo già che magari poi c'erano le domande, ho fatto bonifico, mi sono caricato USDC, non EURC, cosa succede? Quindi ho preferito sottolinearlo più volte. Le funzionalità inerenti sono in fase beta, si possono utilizzare, ma potrebbero esserci magari dei piccoli errori, quindi nel caso magari si pagasse con euro e ci fossero delle commissioni, conviene poi scrivere l'assistenza perché tecnicamente, come avete visto, ci sono zero spese di conversione, anche se noi andiamo a pagare in USDC o euro non cambia niente. Se venissero addebitate qualche commissioni o ci fossero degli errori a video, degli errori di conversioni, si contatta l'assistenza tramite chat, rispondono anche in tempi brevi, quindi piccola accortezza, queste funzionalità per euro sono in fase beta. Bene, direi che vi ho detto tutto, se poi ci saranno aggiornamenti farò dei video brevi. Grazie per l'attenzione, ciao a tutti.